Gli accordi di Bretton Woods. Nuova guerra, vecchi problemi. Come pensate che sia andata? Dissesti economici, popolazione alla fame, nazioni rafforzate e nazioni distrutte. La guerra scoppia nuovamente in Europa e nuovamente gli Stati Uniti hanno un oceano che li separa dal conflitto. La storia più o meno si ripete. Prima dell'ingresso attivo nel conflitto, gli USA forniscono aiuti militari in cambio di oro e questo li porta a diventare maggiori possessori di oro nel mondo. Ma la situazione degli altri paesi è messa a maluccio. Come già accaduto in precedenza, chi ha perso la guerra si è ritrovato pieno di sanzioni e chi ha vinto la guerra pieno di debiti. Accadde un fatto però prima del termine del conflitto. Il 22 luglio 1944, a guerra in corso, in una piccola località della città di Carroll, nel New Hampshire, al Mount Washington Hotel, si svolse una conferenza tra le grandi potenze occidentali, che portò alla creazione del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e ad una serie di regole che passarono alla storia come accordi di Bretton Woods. Gli accordi di Bretton Woods furono il risultato delle trattative avvenute tra il 1 e il 22 luglio tra 730 delegati di 44 nazioni alleate, con lo scopo di ricostruire il sistema di cambi internazionali, distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale e prima ancora dalle svalutazioni avvenute durante la Grande Depressione, che avevano portato al disastro economico, e di stabilire un nuovo ordine economico mondiale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante la conferenza, due furono le proposte prese in considerazione, quella del delegato inglese John Maynard Keynes e quella di Harry Dexter White, delegato USA. L'accordo finale fu molto vicino a quello proposto dal delegato USA, che prevedeva la creazione di un fondo di stabilizzazione alimentato da quote in oro e in valuta dei Paesi membri. Nacque così il Fondo Monetario Internazionale, o FMI, nel quale vennero versate le rispettive quote degli Stati membri. Tali quote rappresentavano anche la percentuale del peso decisionale di ogni singolo Stato. Il fondo aveva anche il compito di vigilare sulla stabilità monetaria, controllare la liquidità internazionale, coadiuvare i vari paesi nel caso di difficoltà nella bilancia di pagamenti. Venne costituita anche la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, o BIR. Il suo compito sarebbe stato quello di contribuire alla ricostruzione del sistema produttivo europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma la cosa più eclatante fu che sotto questo sistema si decise che tutte le valute fossero convertibili in dollari, che sarebbe stata l'unica valuta convertibile in oro in base al cambio fisso di 35 dollari l'oncia. In pratica si passò ad un sistema Gold Exchange Standard, basato su rapporti di cambio fisso tra le valute, tutte agganciate al dollaro, che a sua volta era agganciato all'oro. Bisognerà attendere il 1958 perché questo sistema diventi pienamente efficiente. Grazie a questi accordi il dollaro divenne la valuta di riserva internazionale sostenuta dalla più grande riserva di oro al mondo. Numerosi paesi iniziarono ad accumulare non solo dollari, ma anche titoli del tesoro americano, in quanto veniva considerato il modo più sicuro per conservare i dollari. Questo diede un enorme potere agli USA, agli Stati Uniti, che poterono iniziare finalmente a finanziare grossi deficit di bilancio per portare avanti i programmi sociali e per finanziare la guerra in Vietnam. Ovviamente però spesero più di quanto potevano permettersi e, indovinate un po', negli anni 60 iniziarono a stampare nuovi dollari non coperti dal sottostante in oro per poter ripianare il debito creato. La comunità internazionale ovviamente se ne accorse e non la prese molto bene e diversi stati cominciarono a sollevare dubbi sulla stabilità del dollaro. Bene ragazzi, per oggi ci fermiamo qui. Prima di salutarvi però vorrei riassumervi le modifiche avvenute al Gold Standard in 3 passaggi. Siamo partiti dal Gold Species Standard, in cui proprio l'oro veniva utilizzato come denaro attraverso le monete. Si iniziarono a utilizzare anche le banconote che erano convertibili in oro. Poi siamo passati al Gold Bullion Standard, in cui veniva utilizzata la carta moneta
che però divenne convertibile solo in lingotti d'oro da 12 kg. Quindi bisognava raggiungere una determinata somma di denaro prima di poterla convertire. Infine si arrivò al Gold Exchange Standard, in cui le valute non erano più convertibili in oro, ma in dollari, i quali erano garantiti dalla riserva di oro. Ragazzi, per oggi è tutto, ho davvero finito. Nel prossimo video vedremo che fine farà l'oro e come cambierà la politica monetaria mondiale. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao!